intuitiva. Noi quando vediamo qualcuno intuiamo subito se possiamo fidarci oppure no di lui. Poi interviene il pensiero conscio e quindi dimentichiamo quello che abbiamo intuito e poi andiamo avanti e possono succedere tante cose. Allora la morfopsicologia, essendo intuitiva, ci permette di farci una prima impressione della persona ed è molto importante questo. Poi la morfopsicologia, quella che facciamo noi, si chiama morfopsicologia metodo Nazzaro. Perché si chiama metodo Nazzaro? Perché l'inventore di questo metodo, il dottor Nazzaro, che saluto, l'inventore di questo metodo ha messo insieme i tratti grafologici con i tratti del volto ed è venuto fuori un bel lavoro. Noi dobbiamo partire sempre da un presupposto quando parliamo di morfopsicologia, da due protocolli essenziali, il protocollo del curva e dell'angolo. Ora, la forma ci dà l'informazione di quello che siamo, ci spiega come siamo. La forma del volto. La forma di tutto. Quindi, la forma di tutto, la di qualsiasi forma parte nostra, del corpo. Okay. La forma nostra, quindi anche della sagoma, anche di della tutto. Sagoma, Perfetto. Ci dà un'informazione di come noi siamo. Ora prendiamo una persona grossa, no? Bella, paffuta, eccetera, e prendiamo una persona magra come per esempio Francesco. Li invitiamo tutti e due a prendere un caffè. Francesco prenderà il caffè, la persona paffuta insieme al caffè prenderà mazzacaffè, dolce, eccetera. Perché una brioche, la brioche, perché il suo concetto di caffè è un concetto allargato. Quindi quando noi abbiamo una persona che ha questa struttura rotonda, poi dobbiamo vedere gli occhi, eccetera, possiamo subito intuire che le sue priorità sono tante, si deve riempire. Perché molte diete non funzionano? Perché la persona, pur dimagrendo, non riduce la sua capacità di prendere gli oggetti. Allora, chi fa la dieta di solito poi si ammazza di lavoro, si ammazza di impegni, eccetera. Quello è una continuazione del discorso della forma che noi abbiamo e di conseguenza poi dopo un po' di tempo, 6 mesi, un anno, si riprende il peso esattamente uguale a prima. Perché? Perché non abbiamo lavorato su questo aspetto, sulla riduzione. Certo che sì. Quindi quando noi vediamo una scrittura, chiedo scusa, un lapsus, un volto. Ci sta, essendo anche grafologo, sì, ovviamente appunto. sì. Quando noi vediamo un volto e un corpo, dobbiamo sempre vedere quali sono le parti curve e quali sono le parti angolose. No, poi farò una descrizione su di me e anche sulla criminologa, visto che ci siamo noi qui fisicamente. Ovviamente c'è un parterre di pubblico a casa che non riusciremo a decifrare, a selezionare. Noi dobbiamo sempre fare bisogna vedere se c'è un equilibrio tra gli aspetti. Quindi un equilibrio armonico tra la ritrazione e la dilatazione. Se noi abbiamo solo dilatazione abbiamo un aspetto, se noi abbiamo solo ritrazione abbiamo un altro aspetto. Il braccino corto chi è? È uno che si è ritratto in maniera esagerata e quindi lo vediamo dal volto, un volto scavato, dalle labbra serrate. Per esempio, la persona isterica la riconosciamo dall'occhio bello grosso, aperto,
Conosco parecchie persone con questa descrizione. Appunto. Beh, dovremmo appunto... Avevi messo una bella fotografia. Esatto, la regia infatti si era portata avanti, non a caso, perché la Ranieri tra l'altro è tra le attrici più amate, brava, però che cosa dal punto di vista morfologico cosa possiamo sapere su un volto così? Allora, su un volto così, noi abbiamo... per quanto riguarda la Ranieri, innanzitutto guardiamo gli occhi. Sì. Gli occhi sono comunque brillanti, non sono spenti. Spenti, no. Quindi comunque c'è un'intelligenza alla base. Se riusciamo a fare anche il bisplit sarebbe meglio, così mentre descrive noi riusciamo a vedere nell'altra parte Quindi noi abbiamo, dello schermo anche il volto noi abbiamo dell'attrice. un'intelligenza alla base che si vede pure dalla fronte che è bombata, abbiamo un certo equilibrio per quanto riguarda le guance, sì, che non sono estremamente pronunciate, ma non sono neanche assenti. Così assenti, sì. Assenti. Poi guardiamo anche le sue labbra, per esempio. Le sue labbra sono ben disegnate, sono carnose, ma non sono esagerate, non sono esasperate. E il naso che rappresenta... Allora, il naso e le labbra rappresentano la nostra istintualità. Il naso non è completamente dilatato. Se noi avessimo avuto un naso dilatato avremmo potuto parlare, le radici grosse, un naso dilatato, occhi così, avremmo potuto parlare di altro, una persona insaziabile che può essere il cibo, può essere la sessualità. In questo caso abbiamo un certo equilibrio, è chiaro? Quindi uniformemente è una donna equilibrata. Abbastanza equilibrata, sì. Abbastanza equilibrata. Aspetti negativi li abbiamo, perché ho altre foto certo da far descrivere. Allora, già il fatto stesso che fa l'attrice è un aspetto negativo. Egocentrismo, che cos'è? No, perché l'attore per poter entrare in una parte deve dissociarsi da se stesso. Noi, infatti, se vediamo gli occhi, non li vediamo. Eccoli qua. Se vediamo gli occhi, un occhio è leggermente spostato e uno è dritto, quindi comunque c'è in lei questa asimmetria che dimostra che c'è questa separazione. È chiaro? Il collo è un collo abbastanza importante ma non è esasperato. Okay. Però se vediamo il corpo è formoso. Quella formosità è comunque... Che cosa rappresenta? Qual è il significato che diamo a questo tipo di corpo? Non nel senso solo del seno, ma proprio pieno. È un corpo pieno, non è un corpo grasso, è un corpo pieno. C'è la Bellucci, un'altra attrice, voglio dire, ha rappresentato per molto tempo e credo tutt'oggi la bellezza in Italia. La dissociazione si vede di più. Sì. Gli occhi sono fissi, completamente fissi. Guardiamo, se la ingrandiamo perché da qua non la vedo. Non la vede? No. Va bene. Il collo... allora, questo tipo di collo che cosa rappresenta? Rappresenta in un certo senso nella Bellucci una sorta di io sono, a volte fuori dal contesto reale, io sono, ogni tanto se ne va fuori perché noi vediamo la fronte ampia però non ha le ritrazioni, quindi la fronte è ampia ma non ha le ritrazioni. Ok, le ritrazioni, sì. Qui e di là. E questo che cosa comporta? Il fatto che non ha ritrazioni? Che c'è un pensiero che non ha filtri. Ok. È chiaro? Comporta che io tendo a fare generalizzazioni in continuazione. Zigomi, parte degli zigomi, noi che cosa... Allora, qui abbiamo
una forma di passionalità. Sì. Se guardiamo le labbra, il labbro superiore è duro, quindi e anche il naso non è completamente largo, quindi comunque c'è a livello affettivo non è che io ti do tutto, non mi lascio andare completamente. C'è un po' di chiusura nei confronti del mondo esterno, Sì, se vogliamo. e a livello affettivo c'è un po' di chiusura. Ok, andiamo avanti con un'altra foto. Procede la nostra galleria e procedono i vari personaggi popolari. Qua la Ferragni, che è molto discussa in questo periodo soprattutto. Allora, quale descrizione possiamo dare su di lei? Chiara Ferragni io non ho una grossa stima per Chiara Ferragni. Ok, però in maniera equa mi deve fare una descrizione. Questa intelligenza che i media vogliono dipingere. Quindi, non c'è questa ma al di là intelligenza. del fatto che non le sia simpatica, lo vede proprio sul volto? Sì, non c'è questa intelligenza che dipingono i media. Da dove si vede? Perché non ci sia la una certa fronte intelligenza. è ampia, ma non... Cioè, gli occhi, guardate, gli occhi sono chiari, però guardate gli occhi sono spenti. A differenza della Bellucci e dell'altra che erano luminosi, qui gli occhi sono spenti. Ora ci sarà un mondo social che la segue, che in qualche modo l'attaccherà. Guardate, gli occhi sono completamente spenti. Quindi comunque non c'è una vitalità interiore come ce l'hanno gli altri due, è più un prodotto costruito. Quella mascella cerca di tenere il possesso, guardate, è grande, quindi io devo possedere, quindi io stringo per possedere quello che ho. un altro personaggio, certamente io l'ho conosciuto, Don Tonino Bello, che non c'è più e abbiamo subito qua la foto. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di parlarci. Qui la descrizione di una persona che comunque so aver fatto tanto per il prossimo, per le persone bisognose, ha devoluto davvero tutta la sua vita, tutta la sua esistenza al mondo religioso, è un mondo di cui si ha sempre bisogno. Allora, la cosa che appare subito di Don Tonino Bello, a parte il discorso della fronte intelligente, eccetera, il bisogno, guardate il naso, il bisogno di fare qualcosa per gli altri. Per lui era un bisogno, mentre un'altra persona lo fa per visibilità o per altro, invece lui l'ha fatto proprio per bisogno, per che mostra spiritualità, sposta dal piano materiale al piano spirituale questo bisogno. Se avessimo avuto una persona con i tratti più dozzinali, sarebbe stato uno che aveva bisogno di 10.000 donne. In questo caso è un bisogno proprio di spiritualità, di aiutare il prossimo. Anche le guance mostrano questa propensione ad andare verso l'altro. E poi guardate gli occhi sembrano guardare lontano. Qui non abbiamo un occhio spento, un occhio brillante, qui abbiamo un occhio che guarda proprio lontano. Questo significa che sempre proiettato al futuro, sempre proiettato al futuro, anche al bisogno degli altri, quindi a percepire quella degli altri. Ok, andiamo avanti con la foto. Se sono finite, diciamo, abbiamo adesso anche qualcosa rispetto ai protagonisti di Cronaca Nera, così descriviamo, e qua voglio sentire anche appunto la criminologa. Chiedo di essere più celeri perché così riusciamo a capire meglio. Questa è una foto che conosciamo tutti. Chi è questo? Bassetti.
No, questo non è Bassero. No, lui è Misseri. Ah, Misseri, sì. Allora, lui è, sì, appunto, Misseri, sappiamo, da poco tornato in libertà, c'è anche la grafologia che poi spiega determinate cose, e lui è anche grafologo, però in televisione ci sono anche degli impedimenti che non farebbero capire a casa il dettaglio, però è vero che anche attraverso la morfopsicologia e la morfologia riusciamo a capire la scrittura, cioè riusciamo a capire che cosa. In alcuni casi si può capire tranquillamente come la persona scrive, devi essere abbastanza esperto, non è che lo fanno tutti, però si può capire. Infatti. Ecco, questa è la scrittura. Allora, vado subito dalla grafologia, noi sappiamo che trova implicazioni anche in criminologia. Mi dica qualcosa e poi eventualmente... Quella era la scrittura del caso Elena Cesse, quindi sì, di Michele sì. Bonaccorti. E nulla, sì, la grafologia viene utilizzata in criminologia, ma la criminologia adopera diverse scienze, no? Una interdisciplinarità, e quindi rientra benissimo anche la grafologia. Nella grafologia si cerca di spiegare, insomma, la personalità del criminale, modus operandi, ma anche conoscere la vittima. Viene adoperata, per esempio, nei casi di suicidio, quando sulla scena del crimine trovano, per esempio, dei biglietti spesso intestati a familiari o amici, per vedere se effettivamente si tratta di suicidio o è omicidio. Viene utilizzata anche nei casi di persone scomparse, per comprendere, insomma, le motivazioni dell'allontanamento, se volontario o meno. Viene adoperata per vedere la veridicità di lettere di riscatto, lettere anonime, e quindi verificare se effettivamente sono vere o meno e sono attendibili. Il primo in criminologia a studiare la grafologia fu Lombroso. Lombroso analizzò 520 autografi di diversi criminali e nel suo libro La grafologia, in un capitolo particolare, quindi la scrittura del delinquente, analizzando questi scritti, lui riteneva che effettivamente la scrittura era legata poi alla psicologia del criminale. Lui in particolare individua due segni grafici. La disarmonia è quella che secondo lui è tipica di chi commette gli omicidi, perché vedeva un tratto deciso, quindi una pressione sulla Quindi pena. ce ne accorgiamo da alcuni tratti, in questo caso quando Sì. è deciso significa che si può essere predisposti Sì, a... poi gli studi sono andati avanti, ovviamente il dottore saprà di Sicuramente, più. però... Veramente il primo a fare grafologia è stato il Klagen in Germania. Poi è venuto il No, io parlo in Italia, ovviamente. Il Crépy-Gemin in Francia, poi è arrivato Moretti. Diciamo che Lombroso ha scritto tante cose, il 90% delle cose che ha fatto scritto erano delle emerite fesserie, perché... Poi ci sono delle scuole di pensiero No, rispetto non anche è scuola di pensiero, è stato sconfessato dalla sua comunità scientifica, è stato sconfessato. Il problema sempre dell'Ombroso, legato anche a scuole di pensiero, a competenze che poi nel tempo si affinano. il problema dell'Ombroso che ce l'aveva solo con i meridionali. Allora, era solo il meridionale cattivo, quindi le sue conclusioni erano pregiudizievoli e non realistiche. Ma erano abbastanza puerili, cioè... Esatto, quindi... esatto. Mi mandate la foto di Michele Misseri, quella che avete messo prima, regia, perché oggi Michele Misseri è così. Come descriviamo questa persona secondo lei? Non è molto chiara, ce ne rendiamo conto, allora, però, per sommi capi. Allora, guarda, è una persona comunque a modo suo intelligente. Quindi non possiamo dire che ha fatto qualcosa in maniera
così campati in aria, là sicuramente era premeditato il tutto. Poi guardiamo un'altra cosa, gli occhi sono infossati, sono all'interno, quindi comunque c'è questo pensiero ruminativo, è chiaro. Quindi noi qui parliamo di un pensiero ruminativo, guardiamo le mascelle, no? Qui non abbiamo effettivamente tanti zigomi, per cui quando mancano gli zigomi manca l'emotività. Quindi tu o fai questa cosa o per me sei morto. Andiamo avanti con le foto. Quando sì. dicevo io il fatto di Don Tonino Bello, questo ha un naso che può somigliare a quello di Don Tonino Bello, però qui abbiamo questa forte pulsione istintuale che Da lo dove ha la portato vediamo? a Da dove la possiamo vedere? dal naso, le labbra, eccetera. Ok. E quindi, mentre in Don Tonino no, c'era la fronte più spaziosa, più alta, è chiaro. Sì, chiarissimo, mandatemi un'altra foto perché tra poco devo cambiare argomento per trattare con altri ospiti nuovi temi e poi abbiamo quest'altro, Daniele Restivo, caso Claps, per chi non ricordasse. Come descriviamo questo tipo di volto secondo la morfologia, secondo la morfopsicologia? Non la morfologia, secondo la morfopsicologia. Allora, guardate la fronte non è bombata. Questo che cosa sta a significare? La fronte è dritta. Sì. Sta a significare che io non ho una varietà di pensieri, ma ho lo stesso pensiero che lo faccio girare più volte. Ok. Allora, se io ho un'antenna satellitare vedo qualcosa, se ho una parabolica prendo più canali. Qui la parabolica non ci sta. Guardate l'occhio, è completamente sbarrato, è allucinato, quindi la realtà non è quella che io vedo, la realtà è quella che io mi prefiguro, quindi è come io ti vedo. Il problema è proprio questo, come io vedo l'altro. Sì. Guardate le guance, qui non abbiamo guance per niente. Perché? Perché non abbiamo l'idea dell'affettività, non c'è affettività. Guardate il naso e guardate le labbra, quindi c'è questa passione, questa carnosità. Io ti devo avere a tutti i costi, tu sei mia, non mi puoi dire no, non posso accettare da te un rifiuto. Sì, Guardate... dottoressa, che cosa voleva aggiungere? Che sicuramente va un po', diciamo, vista caso per caso, ovviamente Sì. cioè quello che diceva soggettiva e molto sì, perché mi collego al fatto delle attrici, per esempio, no? Quindi a questa un po' lo facciamo tutti, cioè noi nel posto di lavoro siamo in un certo modo, poi in casa siamo in un altro modo, nel nostro privato, diciamo anche qua è un po' alla Lombroso che ce l'aveva come meridionali. Però tornando insomma ai casi di cronaca, molto spesso vengono analizzati anche i biglietti, di solito i serial killer fanno il plate gaming, cioè quindi lasciano dei biglietti come una specie di gioco contro gli inquirenti, perché questo gli permette poi di rivivere e di essere fieri dell'azione che hanno compiuto, ma anche di sentirsi superiore, no? Durante le indagini. L'abbiamo visto in diversi casi di cronaca, quindi il mostro di Foligno, per esempio, quindi Luigi Chiatti, che uccise due ragazzini, ricordiamo, un bambino di 4 anni, Simone, e Lorenzo, che aveva 13 anni. Purtroppo sì. E poi negli altri casi di cronaca, per esempio, prima abbiamo nominato Michele Bonaccorti, quindi il caso Ceste. Lui per esempio adoperava un'agenda, questa agenda è stata analizzata perché comunque lui aveva l'abitudine di scrivere su questa agenda in maniera minuziosa e fredda, e da lì è emerso comunque come fosse nella sua personalità sia padre che marito o padrone, no? Per esempio. Quindi, è vero che vogliono essere presi.
io non ne capisco di serial killer. È vero che vogliono essere presi. Nel caso del mostro di Foligno, a un certo punto lui ha chiesto di essere aiutato, perché effettivamente era arrivato a un punto Non che... più che aiutati, presi, cioè loro Sì, vorrebbero essere... ci ha fatto in modo poi di essere insomma catturato, perché si è reso conto, perché lui fondamentalmente era un pedofilo, quindi diciamo ha fatto modo e maniera insomma per essere scoperto. In fin dei conti poi gli inquirenti non è che stanno lì per giocare, insomma, sono casi dal 92 al 93 più o meno, quindi Parliamo di abbastanza menti labili, recenti. purtroppo. Me lo ricordo, Esatto, sì. cioè, Negli chi ultimi va per 20. giocare con il dramma, invece fortunatamente gli inquirenti fanno l'opposto. Io ringrazio Riccardo Schioppo, morfopsicologo e grafologo, grazie per essere stato qui con noi a Pomeriggio Grazie a Sud. te per avermi invitato. Grazie Raffaella De Giosa, criminologa, ci vediamo Grazie. quanto prima, ovviamente i nostri amici a casa, lo ripeto spesso, ma potete utilizzare come sempre i nostri link per seguire ciò che più vi interessa. Andiamo per pochi istanti in pubblicità, parliamo con un avvocato che ha scritto un libro molto interessante, ma parliamo anche di balli latini,